Street Fighter 6 per Windows uscirà nel 2023. Invece di annoiarmi nell'attesa, ho deciso di scaricare e provare 13 picchiaduro 1 contro 1 per PC, che sono legalmente e liberamente scaricabili su internet. Sono 13 tra i giochi più folli e sconosciuti che potete trovare sul web. Finalmente potremo stupire i nostri amici più nerd, vantandoci di conoscere dei titoli di cui lui probabilmente non ha mai sentito parlare. Card Hunter Sakura 2 è uscito nel 2001 e permette di selezionare tra 19 mosse speciali, tra cui alcune forse un pelino OP, ma 2 o 3 assolutamente inutili quanto psichedeliche. In pratica ci sono 19 carte e ogni carta corrisponde ad una mossa speciale per Sakura. Sono solo 5 mega, signori e signore, da scaricare per 5 ore di divertimento assicurato. Può avere anche una grafica da picchiaduro per PlayStation 1, ma ragazzi e ragazze è spettacolare, ha mosse speciali matte e fuori di testa, è divertente quanto uno Street Fighter, è pieno di mosse, super mosse come Street Fighter, ha un sistema di combattimento tecnico e profondo, è ARM Joe e pesa solo 127 mega. Campus Heroes è un clone di Virtua Fighter 2 e Combinazione è uscito nello stesso anno, nel 1997. Ha uno stile abbastanza realistico e 8 personaggi selezionabili. Mi ha stupito perché, a parte l'aver rischiato una accusa di plagio dalla Sega, il gioco era a livello dei titoli AAA dell'epoca. Campus Heroes. Sono 96 mega a separarvi dal divertimento. Dot Fighters, uscito nel 2005, è un vero mistero. Per come è particolare nella grafica e per la sua giocabilità, meriterebbe di stare in vendita in uno store digitale come Steam, ma per nostra fortuna è gratis e legalmente scaricabile. 285 MB e vi divertirete come matti, con delle mosse speciali e uno stile di gioco veloce e stiloso. Dong Dong Never Die è un videogioco creato da un gruppo di appassionati cinesi di picchiaduro ed è uscito nel 2009. Ammirate quanta magnificenza, quanto sono deliranti e matti sia i personaggi che gli scenari di gioco che le mosse speciali. Questo gioco, ripeto, è davvero fuori di testa e non pesa 10 TB, ma meno di 500 MB. Love on Fight 2, piccolissimo spoiler, è il gioco più pesante da scaricare di tutti quelli che ho provato, ma non è il meno divertente da giocare. Pur avendo un aspetto da manga carino e puccioso, ha un sistema di combattimento semplice e sotto certi aspetti rivoluzionari. Tecnicamente è uno spettacolo per gli occhi e una gioia per le orecchie, e sono 1100 mega da scaricare. Vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e commentare. Io rispondo sempre a tutti e a tutte. Guilty Gear X è uno dei giochi più impegnativi e ricchi che vi sto presentando. Tecnicamente non sfigura e i personaggi, che sono 14 più quelli segreti, sono sia belli da vedere che pieni di mosse da utilizzare. La cosa che mi fa troppo divertire è che quando premiamo il normale calcio o pugno, il personaggio produrrà un effetto che ci farà rimanere a bocca aperta sempre. Guardate per esempio il personaggio di Faust, quanto è fuori dagli schemi. Meno di 400 mega per il primo capitolo di una saga apprezzata ancora oggi. Kinnikuman Muscle Fight è un gioco tratto da un cartone animato giapponese che parla di wrestling. Qui la lotta libera è solo una scusa per mettere in piedi un titolo con personaggi e situazioni fuori di melone, con mosse speciali belle da vedere quanto assurde da subire. Sono poco più di 300 mega per il gioco di wrestling più matto del mondo.
Melty Blood Act Cadenza Verbi è forse il mio preferito di questa lista. Ha 22 personaggi ed un sistema di combattimento veloce e tecnico come ogni fan del genere vorrebbe. Graficamente è bello ancora oggi, è uscito anche su PlayStation 2, ma per trovarlo dovete spendere bei soldi ed essere fortunati. Voi con 500 mega di download ve lo occupate invece gratis. Parties Breaker, The Queen of Heart è un gioco che prende molto in prestito da Street Fighter e The King of Fighters, e questo è un bene, perché sono due esempi magnifici di come si realizza un picchiaduro uno contro uno. Sono meno di 600 mega, provatelo e commentate se trovate dei riferimenti evidenti ai giochi di cui parlavo prima. Pokémon Type Wild è un gioco stupendo. Un vero gesto d'amore verso il marchio Pokémon e verso i suoi ammiratori. Buttatevi nella mischia anche voi e scoprirete un picchiaduro solido quanto spettacolare. In questo gioco da meno di 600 mega non dovrete acchiapparli tutti, ma stenderli tutti al tappeto. Untouchable è un gioco ispirato ai primi Mortal Kombat degli anni 90. Ben 19 personaggi selezionabili per un gioco che, se fosse uscito prima del 2000, avrebbe venduto milioni di copie e forse persino battuto i suoi illustri concorrenti. Godrete di una grafica e di animazioni davvero realistiche. Con soli 200 mega vi porterete a casa un gioco assurdo e divertente. Wonderful World è un gioco uscito nel 2006. 13 personaggi selezionabili sin da subito e un catalogo di mosse speciali da fare invidia persino a mostri sacri come Street Fighter. Avere un gioco realizzato così bene gratis mi ha spinto a scaricarlo subito e ci ho messo davvero poco, dato che sono appena 150 mega. Tutti i giochi che ho presentato nel video sono Abandonware, ovvero i team di sviluppo hanno deciso di rendere i loro titoli disponibili e di non guadagnarci più neanche un centesimo. Per ogni picchiadura di incontri del video ho lasciato un link in descrizione per permettere anche a voi di poterci giocare subito. Spero che il mio video vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se volete altri contenuti dove parlo di giochi belli e gratuiti. Ciao!